Oggi un nuovo episodio del podcast con Tim Blondy Red. Buongiorno e buonasera. Oggi sono da sola, Mattex non c'è perché nella famiglia c'è sempre qualcuno che cazzeggia e qualcuno che lavora. Indovinate voi chi cazzeggia e chi lavora. Oggi volevo parlare di una cosa che non abbiamo trattato su YouTube, invece sul podcast l'abbiamo trattato, abbiamo parlato, ma avevamo deciso di non pubblicare quell'episodio perché avevamo parlato di cose in generale, senza parlare di cose serie, ecco, diciamo così. E volevo parlare dell'Eurovision di quest'anno. È stata carina perché l'ultima volta nel 2023 c'è stata in finale la Lituania, Lettonia, Estonia. Come sapete io sono felicemente lituana, quindi mi ha fatto un sacco piacere questa cosa. La Lituania quest'anno è stata rappresentata da un gruppo con una canzone lituana, non in inglese, come hanno fatto un sacco di persone, e hanno portato un brano veramente malinconico. Era un post-punk. All'Eurovision non credo di aver sentito tantissime canzoni di questo tipo, di questo genere, eppure era molto molto bella. A me è piaciuta, ovviamente io capisco il lituano, quindi poi la Lettonia non mi esprimo, sono gusti, quindi può piacere, può non piacere, fate voi. A me non tanto piaciuta, ma a parte che non ho capito comunque la canzone, ma in generale le canzoni di questo tipo non tanto mi piacciono, di questo genere, diciamo così. E poi c'è stata l'Estonia. Qui è stato veramente un momento controverso, perché poi Tommy Cash è tutto tranne che normale. Ha portato espresso macchiato, un pezzo che mischia electro swing italiano, estone, ironia, provocazione. C'è stato chi lo ha amato, a chi non è piaciuto, ma la cosa sicura è che non è passato inosservato e alla fine ha vinto la selezione nazionale con l'83% dei voti, quindi è stato, secondo me è stato forte, a me è piaciuto. Ora però vorrei anche soffermarmi su altre presenze in questa finale, presenze più controverse, più discusse, credo anche meno giustificate, perché mentre ovviamente c'era chi saliva sul palco con autenticità, con rispetto, con arte, c'era anche chi lo faceva con ipocrisia, e lì si apre un discorso molto più pesante, ovviamente anche molto più scomodo, ma secondo me necessario. Partiamo da una cosa semplice. Non è normale che Israele fosse in finale. Io qui potrei già chiudere il video. Non è normale per quello che sta succedendo, per quello che fa ogni giorno sul campo e per il messaggio che ha mandato la sua presenza su quel palco. In un mondo che giustamente ha escluso la Russia per l'invasione dell'Ucraina e nessuno contesta quella decisione perché era giusta, come si giustifica la presenza di Israele che oggi porta avanti una delle offensive militari più gravi, più condannate degli ultimi decenni? Anche se troppi fanno finta di non vederla, a Gaza si muore. Bambini, donne, giornalisti, insomma, chi più ne ha più ne metta, e non con armi leggere, ma con bombardamenti, operazioni militari. E chiunque abbia aperto un telegiornale o letto un giornale serio, scrollato anche solo sul feed dell'Instagram di un reporter indipendente, sa che non si tratta più di difesa, si tratta di una distruzione sistematica. Quindi la domanda: com'è possibile che un paese coinvolto in un'azione del genere venga accolto su un palco musicale europeo come se niente fosse? Com'è possibile che venga trattato come uno qualunque? Com'è possibile che addirittura ragazzi, arrivi secondo nella classifica finale con il supporto della giuria? Com'è possibile? Io non trovo veramente nessuna risposta logica, ma proprio nessuna. Perché se escludi la Russia, giustamente, allora il principio lo hai già fissato. Hai detto: se un paese invade, se un paese bombarda, se un paese viola il diritto internazionale, allora non ha il diritto di salire su un palco che rappresenta l'unità europea.
E allora perché Israele sì? Che senso ha? Qual è la motivazione di tutto questo? Secondo me è proprio questo il problema, la paura di dire la verità. C'è un silenzio intorno a tutto questo, un imbarazzo, come se nessuno volesse toccare l'argomento, come se ci fosse non so, che tutti accettano pur sapendo che è sbagliato. Da ottobre 2023 la situazione nella striscia di Gaza è precipitata in modo brutale dopo l'attacco orrendo inaccettabile di Hamas, che ha causato la morte di civili innocenti in Israele. Il governo israeliano ha lanciato una campagna militare che è andata oltre ogni proporzione. Cioè non si tratta più di colpire i terroristi, si tratta di un'offensiva sistematica e tra l'altro la stessa ONU più volte ha denunciato che ciò che sta succedendo a Gaza potrebbe configurarsi come crimini di guerra. Lo hanno detto nero su bianco, lo ha sottolineato anche la Corte internazionale di giustizia. Non è difesa, è punizione collettiva. Si parla comunque di oltre 35.000 morti, di cui la maggior parte sono civili, migliaia di bambini, ospedali, campi bombardati, blocchi totali di acqua, elettricità, medicinali, famiglie intere sepolte sotto le macerie. E mentre tutto questo accade, Israele preparava il proprio show per l'Eurovision, con un brano che parlava di dolore, di resilienza, di coraggio. Ma quale coraggio c'è nel portare una canzone su quel palco mentre contemporaneamente le bombe cadono sui civili? E la cosa più inquietante è che questo è successo senza conseguenze, nessuna esclusione, nessun richiamo ufficiale, nessuna sanzione, solo proteste isolate, qualche artista che ha rifiutato di partecipare agli eventi ufficiali, ma dal resto dell'organizzazione silenzio. E qui appunto si torna sempre alla domanda di prima: perché Israele ha potuto partecipare quando la Russia è stata giustamente esclusa per l'invasione dell'Ucraina? Non è solo musica, tra virgolette, è politica. Cioè non puoi decidere di essere etico a intermittenza. Non puoi fare finta che una guerra sia più grave dell'altra solo perché ti conviene. Se i valori dell'Eurovision sono pace, libertà, dialogo, eccetera, eccetera, allora dove stavano questi valori mentre una delle nazioni partecipanti veniva accusata di genocidio? E poi c'è la vergogna più grande di tutte, la classifica. Israele è arrivato secondo, con un'esibizione che giocava sulla commozione, sul trauma, sull'empatia, ma l'empatia non può essere a senso unico, raga. Non puoi chiedere al mondo di piangere con te mentre tu continui a bombardare. Non puoi usare la musica per commuovere quando fuori da quel palco c'è gente che muore per colpa tua. Partiamo da un dato semplice. La EBU, cioè l'organizzazione che gestisce l'Eurovision, ha avuto la possibilità di escludere Israele e ha scelto di non farlo, non per mancanza di prove, non perché non sapeva, non perché non era chiaro, ma perché ha deciso di trattare Israele in modo diverso. Lo ha fatto nonostante petizioni con centinaia di migliaia di firme, lo ha fatto nonostante gli appelli di artisti, lo ha fatto anche mentre le Nazioni Unite parlavano apertamente di crimini di guerra e pulizia etnica in corso. I media poi, la maggior parte, zitta. Quelli mainstream hanno coperto la cosa con frasi vaghe, lavandosi le mani comunque. Pochissimi hanno fatto vere inchieste. Le dirette TV niente. E intanto fuori nelle piazze di Malmo c'erano migliaia di persone che protestavano, gente che non accetta che la musica venga usata per fare propaganda. In alcune inquadrature durante la serata si sentivano fischi mentre Israele si esibiva, fischi, poi tagliati, abbassati in diretta, nascosti, censurati, ma erano comunque lì, raga. E sinceramente non posso non pensare a quello che sarebbe comunque successo se fosse stata un'altra nazione a comportarsi così. Immaginiamo la Siria, l'Egitto, li avrebbe lasciati partecipare, li avrebbero premiati, li avrebbero fatti vincere il televoto? Io credo che nessuno abbia capito come Israele sia riuscita ad arrivare seconda dopo settimane di polemiche, proteste, appelli, insomma, con una canzone mediocre, un messaggio abbastanza ambiguo, direi. Cioè è stata premiata da una parte delle giurie, il televoto invece è andato da un'altra parte, la gente ha premiato la Croazia e questo già, insomma, dice tanto, perché quando il voto del pubblico va da una parte e quello delle giurie da un'altra, vuol dire che qualcosa non torna, vuol dire che l'evento è manipolabile, che chi decide dietro
dietro le quinte ha più potere di chi guarda da casa, come insomma un po' dappertutto, non è solo l'Eurovision. Però la domanda a questo punto è inevitabile: ma chi ha deciso che Israele dovesse essere lì? Chi ha deciso che dovesse essere premiata anche contro il parere del pubblico? Perché l'esibizione, a voler essere onesti, non era nulla di speciale, né vocalmente né musicalmente. Un pop commerciale costruito sull'impatto emotivo, sull'idea del trauma, sulla narrativa della vittima, ma non era un pezzo potente, non era autentico e soprattutto non era coerente con quello che stava accadendo fuori. Israele sul podio, un paese accusato di bombardare ospedali, applaudito in prima serata come se nulla fosse. È stata una sensazione veramente amara guardare quella classifica e sapere che non rappresenta la volontà del pubblico, perché Israele oggi non è solo un paese, è un simbolo politico ed è evidente che c'è chi vuole continuare a ripulirne l'immagine. E qui, secondo me, viene la rabbia, perché usare la musica in questo modo è sporco, è comunque manipolatorio. La musica dovrebbe unire, parlare, ma se la usi per fare propaganda, se la usi per insabbiare quello che stai facendo nella realtà, allora perdi il diritto morale di stare su quel palco. E ancora peggio, togli spazio a chi quel palco meritava davvero. Io credo che molte persone abbiano smesso di credere nell'Eurovision proprio dopo questa finale, non perché vincono sempre gli stessi, tra virgolette, ma perché non è più credibile. Non puoi fare grandi discorsi di pace e poi premiare chi porta avanti una guerra. Non puoi dire che la musica è per tutti e poi dare voce a chi sta bombardando i civili. Perché se escludi un paese come la Russia per l'invasione dell'Ucraina come cosa giusta e sacrosanta, ma poi lasci dentro Israele mentre rade al suolo Gaza, perdi coerenza, e se perdi coerenza perdi tutto: credibilità, fiducia, rispetto e tutto quello che è. La musica è una cosa seria, secondo me, non è solo intrattenimento, è cultura, è messaggio, è responsabilità. E quando dai un microfono in Mondovisione a un paese che in quel preciso momento è sotto accusa internazionali per crimini di guerra, stai mandando un messaggio molto chiaro: non importa cosa stai facendo nella realtà, finché hai un buon team di comunicazione sei il benvenuto. Questo Eurovision ha dimostrato che oggi certi paesi possono fare quello che vogliono senza pagare mai davvero il prezzo. Possono occupare, possono chiudere i confini a cibo e medicinali e poi salire su un palco e commuovere il mondo con una canzone costruita d'arte. È ancora più inaccettabile il comportamento dell'EBU, che si è trincerata dietro un'ipocrisia gigante. Ha detto che non è un concorso politico, ha finto di non vedere che sul palco non c'era solo un artista, ma un'intera macchina di propaganda. Le regole valgono solo per alcuni. Io credo che questo Eurovision abbia segnato una frattura non solo tra artisti e organizzazione, ma tra il pubblico e l'intero progetto, perché se non puoi più fidarti del fatto che i valori vengono rispettati, allora cos'è rimasto? Io spero che chi ha visto questa finale non dimentichi, perché dimenticare è quello che sperano sempre, che tra un mese nessuno ne parli più, che tutto comunque venga archiviato come una delle tante esibizioni controverse. Questa edizione non può e non deve essere dimenticata, per rispetto a chi ha perso tutto, per rispetto a chi ha portato sul palco messaggi veri e si è visto superare da un paese che non doveva esserci, e per rispetto alla verità, quella che tanti hanno cercato di nascondere.